Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la seconda metà di gennaio 2023. Abbiamo la carta dell'appeso, amici della Vergine. Quando c'è l'appeso normalmente si prospetta un periodo, direi tranquillo, è un periodo di osservazione. La carta dell'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose anche da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. È una carta che vi dà il tempo per metabolizzare, per integrare, per accettare una determinata situazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E se non sapete come unire i tre oroscopi, sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come farlo. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche i link a vari video che insomma potrebbero essere interessanti o potrebbero servirvi. Allora, cominciamo con un 6 di bastoni, un re di spade, un cavaliere di coppe, un asso di bastoni, un 5 di bastoni, un 6 di coppa al contrario e la ruota della fortuna. Bene, diciamo che il finale non è male. Allora, qui abbiamo una situazione che parte da un 6 di bastoni. Direi che c'è stato un risultato, c'è stato un compimento. Ho come la sensazione che ci sia stata una sorta di riconoscimento per voi, che può essere o voi che vi diate il giusto valore, il giusto riconoscimento per i vostri sforzi o per quello che è, oppure che appunto questo riconoscimento sia esterno. Il re di spade potrebbe essere la persona che vi ha dato questo riconoscimento, quindi potrebbe essere un padre o un capo, o magari anche la persona di interesse, se per voi vibrasse come una stesa, diciamo più affettiva, romantica. Il cavaliere di coppe indica che c'è un'offerta e vedendo anche l'asso di bastoni potrebbe anche essere un incontro, un dialogo, un qualche tipo di contatto anche magari intimo, appunto se fosse una relazione romantica per voi, però c'è qualche cosa qui che voi vi state aspettando, qualche tipo di nuova passione, di nuovo percorso che fondamentalmente, insomma, vorreste vedere arrivare, ma avendo la carta dell'appeso, vedo che l'energia è un po' lenta in questo periodo. Poi andiamo avanti con un 5 di bastoni, un 6 di coppe al contrario e la ruota della fortuna. Allora, il 5 di coppe mi dice che in qualche modo c'è qualche conflitto, discussione, competizione, gara, questione, diciamo così, che crea attrito nella seconda parte del periodo, quindi diciamo verso fine gennaio. Può essere una questione legata al passato, può essere una questione legata anche a dei fratelli, sei di coppe sempre, secondo me, sono le persone legate a livello profondo con noi, però diciamo che non fanno parte della nostra famiglia di origine o di discendenza, più persone parallele, quindi amici piuttosto che cugini o fratelli. E al contrario, quindi ho una sorta di sensazione di disarmonia qui, che però con la ruota della fortuna andrà a cambiare. La ruota della fortuna è sempre indicativo di un cambio di tipo positivo, è un 10, è la chiusura di un ciclo. Andiamo a vedere carta per carta cosa riesco a dirvi di più. Io intanto vi comunico che c'è una lettura in promozione fino a fine gennaio 2023. Se volete sapere che lettura è, vi consiglio di ascoltare l'oroscopo dell'inverno perché lì lo dico. Ok, andiamo a vedere un 6 di bastoni. Abbiamo un re di pentacoli,
cavaliere di bastoni abbiamo un set, sì, un 7 di... Aspettate che le metto così. 7 di bastoni, 7 di coppe, 2 di bastoni e la carta del mago. Ho come la sensazione che qualcuno stia aspettando il permesso di iniziare qualche cosa di nuovo, perché anche qui ho il mago che è un 1 che è l'azione. Ci sono tante possibilità, c'è voglia di movimento, ma credo che questo re di pentacoli sia un po' la stessa energia del re di spade, magari no, per qualcuno possono essere persone diverse, però ho come la sensazione che si stia aspettando o un consiglio o una spinta anche, un input, insomma, da parte dell'esterno. Andiamo a vedere questo re di spade. Abbiamo un matto al contrario e l'otto di coppe. Ho la sensazione che qui, ragazzi, dobbiate allontanarvi da certi sentimenti di sfiducia che vi crea proprio questo re di spade. Vi ricordo che le figure di spade sono figure molto mentali, molto logiche, molto calcolatrici, fanno i piani, fanno le liste, potrebbero anche fortemente essere dei contabili, ok, ragionieri o cose di questo genere. Mm, quindi o questa persona non si fida e quindi vi consigliano un po' di allontanarvi, oppure semplicemente di prendere distanza dalle idee. È un po' come se vi dicessero di non fidarvi. Andiamo avanti, vediamo il cavaliere di coppe. Mm. Sì, allora, probabilmente è la persona che non si fida di voi, perché qua è come se per far sì che arrivi questa offerta dobbiate prendere un po' il coraggio a due mani e fare questo passo, fare voi questa azione, mettere in atto questo cavaliere di bastoni che abbiamo lì. Il fante di pentacoli è un'energia dell'apprendista, dello studente, di chi deve ancora imparare come muovere le cose, ok? È come se stesse imparando quali sono gli strumenti e poi il cavaliere fosse in grado di iniziare a mettere insieme le varie cose per creare qualche cosa di più concreto, ok? Quindi ho come la sensazione che potrebbe esservi stato promesso una promozione, ipotesi, o qualche cosa vi è stato riconosciuto perlomeno verbalmente, ma qui per averlo da un punto di vista concreto bisogna in qualche modo decidersi a fare, fatemi vedere l'asso di bastoni, fare un'azione concreta, applicarsi a quello che è il vostro obiettivo, mentre invece probabilmente voi in questo momento vi sentite un po' con le mani legate. E queste? Ok. Allora, asso di bastoni, asso di coppe, appeso nuovamente e 9 di pentacoli. Mm. Ho la sensazione, ripeto, che stiate aspettando il benestare di qualcuno, il via, il là, l'autorizzazione. Perché qui c'è di nuovo questo asso di coppe e questo asso di bastoni che indicano che c'è questo inizio che con questo appeso non avviene, non c'è quella spinta, non c'è l'atto di fiducia, non c'è ok, mi butto, perché non c'è indipendenza fondamentalmente. È un po' come se questa fase fosse, queste due carte fossero un po' bloccate dall'energia dell'appeso. Manca amor proprio, manca anche una certa forgiatura del carattere, forza di volontà. Voi avete la forza al contrario, vi manca forza di volontà, applicatevi per quello che volete. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, perché giustamente quando uno si mette in testa un obiettivo, poi deve anche avere a che fare con la concorrenza, con chi, diciamo, è in lista per lo stesso posto di lavoro, magari per la stessa promozione. Di nuovo un asso, ragazzi, asso di spade, 4 di pentacoli al contrario.
Sì, qui è stato detto qualcosa o verrà a galla qualche cosa che in un certo senso suppongo darà il là a questo 6 di spade, 6 di coppe al contrario. C'è una fase di non attaccamento. Può essere che durante un confronto, una discussione o semplicemente sì, una gara, appunto, una competizione, come vi posso dire, che venga fuori qualche cosa, qualche tipo di verità. L'asso di spade vi ricordo che taglia e qui abbiamo un taglio con l'attaccamento, cioè probabilmente può essere un attaccamento all'idea o anche a una relazione, a un'amicizia che voi sentivate vostra da tanto tempo. Andiamo a vedere questo 6 di coppe, perché fa anche riferimento ai sogni, il 6 di coppe. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. 7 di pentacoli. Io credo che sia una questione di appagamento personale o se fosse una relazione appunto di tipo romantico è come se voleste arrivare al compimento, a quello che è la famiglia, no? E magari per qualcuno si tratta proprio di figli, perché qui abbiamo un asso di coppe, un 9 di pentacoli, il 7 di pentacoli, il 10 di coppe, il 6 di coppe, abbiamo la carta del matto. Quindi per qualcuno vi dirò che potrebbe essere la questione del andare, diciamo, al passo successivo all'interno della relazione, perché vedo figli per ogni dove. Andiamo a vedere la ruota della fortuna perché qui le cose cambiano. 9 di bastoni al contrario e ruota della fortuna nuovamente. Ho come la sensazione che le carte vi vogliono consigliare di cambiare attitudine nei confronti di quello che sono le vostre barriere, i vostri limiti, i vostri confini. Qui si tratta, adesso dipende da quanto sia alta o bassa la vostra asticella, però ecco, ricalibrare quello che è il vostro obiettivo, ma avete la carta dell'appeso, è proprio quello che farete in questo periodo. Quando c'è l'appeso, è una persona appesa a testa in giù, vede le cose completamente da un'altra prospettiva e quindi ha modo di comprendere meglio quello che sta succedendo, il tipo di percorso che sta succedendo. Allora, come vi dicevo, per qualcuno, se fosse una questione di lavoro, sento che un po' ve la dovrete lottare da soli, ma con forza di volontà, con studio e con dedizione riuscirete a staccarvi da questa idea di aver bisogno del riconoscimento dall'esterno e andrete verso quello che è il cambio dei vostri confini. Cosa vuol dire? Che non mi interessa più se tu sei d'accordo o no con quello che faccio io, semplicemente quello che sento di dover fare, punto, lo faccio. Questo è il mio confine. Ok, tu puoi pensare quello che vuoi, ma la cosa non mi tocca. Ho creato la mia barriera energetica. D'altro canto, per chi vibrasse come una situazione, diciamo appunto, di relazione romantica, si può parlare di andare al passo successivo, ma è un po' come se, ehm, non so, è come se mancasse, per qualcuno è una questione di trovarsi nel tempo giusto, perché avendo l'asso di bastoni qui è proprio che non ci si trova durante il tempo utile, insomma, per concepire un figlio. Qui, se fosse, diciamo, una cosa un po' più, diciamo, a larga scala, se non è un figlio, ragazzi, è un progetto, è qualche cosa che vuole prender forma, ma siccome ho tante carte di nascita, di bambini e di gravidanza, allora suppongo che per molti sia un figlio. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi dicono ancora. Il matto che avevate già qui, fiducia, fiducia nella vita, fare il salto e anche questa è una carta che di nuovo mi parla di figli, ragazzi. Il maestro, wow. Proiezioni e il successo. Successo un 6 di spade, le proiezioni sono un 7 di coppe che avevate qui, le proiezioni, le illusioni e cioè più che altro è un distinguere quelle che potrebbero essere le possibilità reali da quelle che sono le illusioni. Poi abbiamo il maestro che è la carta del mago, insomma si sono ripetute le carte, il matto che avete già qui. Allora, qui è
Guardate, le sento proprio così. Il maestro di voi stessi è il vostro cuore, il vostro bambino interiore. Ascoltatevi fondamentalmente. Qui in questa raffigurazione c'è questa palla al di fuori della persona che rappresenta un po' la coscienza divina, ok? Il mago è una carta numero uno, è una carta di inizio e anche il matto è una carta di inizio e qui vi dice di fondamentalmente filtrare un po' quelle che potrebbero essere le proiezioni o anche non, mm, non fare voi le proiezioni sugli altri o su quello che per voi potrebbe essere il successo e il riconoscimento, ok? Cioè, una volta avuto quel ruolo, quel riconoscimento o quel successo, cosa cambierebbe per voi? Sarebbe davvero così importante? Come vi sentireste diversi? Andiamo a vedere ancora una frase così, giusto per darvi uno spunto in più di riflessione. Perché mi è difficile rialzarmi in piedi? L'appeso è in una situazione di immobilità, ha le mani legate ed è appeso, quindi tendenzialmente è in una posizione dove non può fare nulla, se non stare lì appeso e accettare quel tipo di situazione. Ok, quindi è un po' il punto da cui si deve partire, l'accettazione della situazione. E poi abbiamo perché mi è difficile sperimentare il nuovo, interessante questo. Qui abbiamo novità, novità, nuovi inizi, un sacco di assi sparsi per la lettura e ben 2 ruote della fortuna. Ragazzi, fatemi sapere come vi vibra la stesa nei commenti. Se comunque vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che si prendono il tempo per condividere, mettere like e commentare. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!